Il 24 maggio del 1494 a Pontorme, quartiere e borgo del comune di Empoli, in provincia di Firenze, nacque il grande pittore italiano Jacopo Carucci, noto come il Pontormo ed esponente dei cosiddetti eccentrici fiorentini. Rimasto orfano a soli 10 anni, quel giovane, malinconico e solitario, come lo descrisse il Vasari, fu trasferito a Firenze dalla nonna materna, dove vi rimase per tutta la vita e ove frequentò le botteghe di grandi artisti, tra cui Andrea del Sarto, e ove conobbe il grande Leonardo da Vinci. Raffaello ed in particolar modo Michelangelo riconobbero immediatamente il talento del Pontormo, lodandone apertamente e pubblicamente la personale originalità ed estro artistico. Il Pontormo infatti amava affollare le scene con più complessità, senza organizzarle attorno ad un fulcro centrale ed unico, bensì distribuendo i numerosi personaggi presso tutti gli angoli del dipinto ed impegnandoli in microstorie marginali ma visivamente efficaci. I colori divennero inoltre più puri, accesi e brillanti, garantendo alla composizione un ritmo più vivace e stravagante. Il suo stile mostrava una capricciosa libertà ed un realismo mai visto prima, con scene ampiamente popolate, come in una qualunque strada cittadina, con volti e corpi più allungati ed espressioni di grande pathos, come se si fosse dinanzi ad un qualsiasi essere umano tormentato e a tratti stupefatto, con un abbigliamento più ordinario ed indossato con naturalezza ed oggetti minuziosamente definiti, come ne si potevano ammirare nei chiassosi mercati della Firenze del Cinquecento. Egli dunque si allontanò con forza dalla calma e a volte piatta regolarità prospettica del Rinascimento fiorentino, per abbracciare invece ambientazioni e prospettive più ambigue e quasi senza limiti, e soggetti dalle pose intrecciate, dai movimenti liberi e quasi fluttuanti, e dalle forme anatomiche decisamente più realisticamente modellate. Negli ultimi anni di vita il Pontormo scrisse un diario, Il libro mio, da cui emerge tutta la sua personalità indipendente, controcorrente e colta, ed il suo spirito introverso e inquieto. Alla morte del Pontormo, il 1° gennaio del 1557, il grande artista che amava fare le cose a modo suo senza essere importunato da nessuno. Le sue ultime opere furono terminate dal suo grande allievo, il Bronzino.